Ciao a tutti! Oggi vi porto delle pulizie motivazionali. Partiremo dalla cucina, metterò in ordine le stoviglie pulite e subito inizierò dai fornelli, che spesso sono trascurati. Darò anche all'esterno degli sportelli e alle mattonelle una buona pulizia, tutto utilizzando un solo prodotto. Ho anche un trucchetto che non ho ancora provato e sono super curiosa di scoprire se funziona. Infine, dedicherò un po' di tempo a pulire la madia dove teniamo le riserve dei nostri alimenti. E voglio sì o sì pulire questi spazi prima di addobbare il nostro albero natalizio. Capirete poi perché. Come vi avevo detto, inizio svuotando la lavastoviglie. L'avvio tutte le sere se la riempio. E ogni mattina tiro tutto fuori e asciugo se ci sono ancora delle cosine bagnate. Alla fine pulisco il filtro e asciugo anche lo sportello. Non vi farò vedere tutto il processo per non perdere molto tempo e iniziare con il lavoro che ho programmato per oggi. Come avete visto, ho accomodato tutto, mi rimane solo questo. Con le pagliette saponate pulirò i fornelli. Sono le uniche che mi lasciano meglio i fuochi e sono di queste che più avanti vi porto un trucchetto. E con questa che ho acquistato su Shein, magnifica, pulirò il resto. Ve la consiglio tantissimo per questi fornelli in ghisa. Pulirò con del detersivo per i piatti al limone. Almeno mi lascerà un profumo di fresco e aiuterà a togliere meglio il grasso e lo sporco. Non mi rimangono mai del tutto come voglio io. Per me è perché sono vecchie e sono un po' macchiate. Però rimango contenta lo stesso sapendo che ci metto almeno un po' di impegno. Tocca lavare i fuochi. Le pagliette saponate veramente vengono abbastanza bene. Almeno io sono soddisfatta. Il brutto è che le utilizzo una volta sola. Però ho cercato in rete alcuna soluzione a questo e mi è apparso un trucchetto che voglio provare. Sarebbe mettere le pagliette una volta utilizzate in carta di alluminio e conservare. Conoscevate questo? O conoscete un altro metodo? Vi chiedo per favore di lasciarmi un commento. Più avanti, se funziona, lo farò vedere in un altro video. Acqua e ammoniaca. L'ammoniaca sarà il prodotto stellare che utilizzerò per pulire gli sportelli della mia cucina. Mi piace usarla perché sgrassa molto bene senza bisogno di molto. Mi assicuro solamente di ventilare quando la uso e di mettere i guanti. È importante risciacquare dopo aver pulito con l'ammoniaca per rimuovere eventuali residui. Qui nel video non lo vedrete tanto, anche per accorciare i tempi, ma è importante farlo se la utilizzate.
E ancora più importante, non mescolare mai l'ammoniaca con la candeggina o altri prodotti chimici, poiché possono generare vapori tossici. Mi faccio aiutare nelle parti più alte dalla Swiffer. Ho utilizzato la stessa miscela per pulire le mattonelle. Non so se avete provato questo prodotto in cucina, ma a me piace come vengono. Ho dato anche sulla porta, ricordandomi sempre di sciacquare e asciugare. Ragazzi, e già che c'ero, ho pulito anche sotto, passando anche l'aspirapolvere e moscio. Ho utilizzato nell'acqua un po' di questo detergente della Nuncas per tutte le superfici. Mi piace moltissimo anche perché lo posso mettere nella lavapavimenti. Si consiglia anche per i robot di pulizie e ha un profumo buonissimo. Questa pulizia è obbligatoria per me. Dentro la madia abbiamo alcune delle nostre riserve di cibo, merendine e tanto altro. A parte che devo averla pulita per evitare insetti, oggi voglio pulirla al suo interno, organizzare tutto e ridistribuire lo spazio per lasciare qui dentro il portapane. Dove c'è adesso il portapane è il posto dove facciamo il presepe ogni anno. Mi piace averlo vicino all'albero.
pulisco con delle salviette umide. Lasciano buon profumo ed igienizzano anche. Sposterò le tovagliette dall'altra parte e infilerò il portapane. Farò lo stesso procedimento da questa parte per rimettere tutto una volta pulito. Impossibile non pulire a casa mia il tavolino. C'è sempre sopra qualche briciolina o delle dittate. Con uno spray per i vetri e una passata veloce è sufficiente. Anche il tavolo. Le superfici laccate sono le prime a farsi vedere sporche una volta usate. E che dire delle mie sedie trasparenti. Una volta finito qui, passo l'aspirapolvere e moscio. E penso che questa zona sia pronta per ricevere il nostro albero natalizio. Approfitto questo momento per chiederti di iscriverti al canale e, se ti va, condividerlo con delle persone che pensi potrebbe piacere. Mi faresti un grande piacere e mi motiveresti a continuare a creare altri contenuti. Ti ringrazio di cuore per questo gesto.
Ma non voglio finire questo video senza lavare la gonna per sotto l'albero. Lo faccio ogni anno prima di addobbarlo. Ragazzi, vi chiedo se vi è piaciuto questo video di lasciarmi un mi piace e augurandovi delle belle feste vi saluto e ci vediamo al prossimo vlog di Wendy. Ciao!